Ciao, in questo video voglio mostrarti questo nuovo modulo LoRa è della SEE Studio, è il modello Vio Ovaio Tracker L1. Ha due antenne, questa è l'antenna LoRa e questa è l'antenna per il GPS. Ha un display OLED che si può anche spegnere con questo tasto. Ha un joystick qua, quindi su, giù, destra, sinistra e il tasto centrale per confermare. Su questo lato possiamo vedere la presa USB per la ricarica, l'interruttore d'accensione e il pulsante di reset. Molto comodo il joystick per spostarsi facilmente nei menu. Ti faccio adesso vedere tutta la procedura per montare questo kit di questo modulo LoRa utilizzando il firmware Meshtastic. Il kit è formato da questi tre componenti: il codice L001987, L001908, L001997. Questo è il contenitore stampato in 3D, questa è la scheda e questa è la batteria. La batteria è da 3000 mAh, bella grossa. Qui abbiamo tutto il corrente, l'antenna che ha lo snodo, qui c'è l'antenna GPS e il connettore per l'antenna del modulo. Questo è il modulo SEE Studio WIO Tracker L1, pulsante di reset, pulsante di accensione, USB-C, qui si può collegare o il pannello solare o la batteria. Questo è un connettore di servizio, questo è un joystick col pulsantino, un altro pulsantino che poi andremo a vedere. Questi due connettori, uno è il GPS e uno è il modulo LoRa. Questo è un buzzer, vediamo il contenitore. Questo qui è lo spazio per l'antenna GPS, presumo. Qui ci va questo connettore per poi montarci sopra l'antenna. Il modulo va sicuramente qui dietro con le quattro viti. Qui sporge la presa USB, l'interruttore, il pulsantino. Qui dentro ci sono le prolunghe dei pulsantini e le viti, e anche spinato 1, 2, 3, 4 per poterlo chiudere senza disassamenti. Fatto molto bene. La batteria sta qua dietro. Procediamo al montaggio dei vari elementi. Procediamo prima a montare il connettore dell'antenna. Entra perfettamente all'interno del case. Di qui direi di usare solo una ranella. Vediamo se l'antenna va fino in fondo. Forse la ranella è anche troppo. Non si può mettere la ranella, se no non entra fino in fondo il connettore dell'antenna. Dopo c'è il rischio che il contatto centrale non entri bene nella sua sede. Qui seriamo bene, al limite gli possiamo mettere un goccio di smalto, ma non penso che si allenti. Poi c'è l'antenna GPS che va qua. La batteria bisogna fissarla col biadesivo lì sotto. Questa qui sta ferma perché gli hanno già messo una parte spugnosa, gommosa sotto. Questo qui andrà così, quindi va bene lasciare il cavetto qui. Questo lo mettiamo così. Volendo si potrebbe già anche chiudere con la vite e il soldado quadro. Poi dobbiamo fissare questa scheda qui all'interno di questo guscio, però prima bisogna posizionare la plastica del pulsantino laterale in modo che sporga. Questa plastica qui, siccome ha il foro, la si può incastrare dentro. Questo è il joystick. Mentre invece questo non si può mettere qui perché non si incastra, ma lo dobbiamo mettere qua.
Qui sotto non dobbiamo più accedere. Ho notato che c'è anche un connettore per collegare un flat al display e-ink, è predisposto anche per un altro tipo di display. Questo lo togliamo perché dopo probabilmente non riusciamo più a toglierlo. Prima di fissarlo controlliamo i pulsantini se vanno bene. Questo schiaccia, il joystick funziona e questo funziona. Fisso la scheda con le 4 viti autofilettanti. Fisso adesso la batteria col biadesivo. Adesso dobbiamo collegare le antenne, l'antenna del GPS e l'antenna del modulo LoRa. Poi innestiamo l'antenna, prima le antenne e poi la batteria, mi raccomando. Poi per ultimo il connettorino della batteria. Prima di mettere le viti accendiamo per vedere se è tutto ok. Teniamo sull'interruttore. Eccolo qua, c'è già installato un firmware. Sembra un po' storto il display. Dopo però magari smonto la scheda e vedo se si riesce ad addrizzare il display perché lo vedo proprio storto. Vediamo se fanno qualcosa i pulsantini. No, sto aspettando l'accoppiamento. Provo a rismontarlo per vedere se riesco ad addrizzare il display. Ecco, smontato. In effetti il display è proprio storto, si vede, perché è stato incollato storto. Però pian pianino lo drizzo piano piano e poi lo reinserisco. Ok, ho richiuso il tutto, adesso il display è abbastanza diritto. Una cosa che non mi piace è il pulsante di reset che sporge. Probabilmente questo qui poi lo limerò in modo che non si riesca a premere accidentalmente. Colleghiamo adesso l'app per configurarlo. Procediamo adesso all'accoppiamento tramite app. Andiamo su Bluetooth, scan. L'ho rilevato, adesso vuole l'accoppiamento, qui c'è il codice, richiesta accoppiamento 327 453. Si sta collegando, si è collegato. Andiamo nelle impostazioni, andiamo sull'ora, qui scegliamo medium fast e la regione, che è la cosa più importante, European 868. Il resto possiamo lasciarlo anche tutto così. Possiamo fare ignora MQTT e invia. Sta facendo il rebooting. Si è sentito il suono. EU 868, medium fast, non satelliti perché ovviamente siamo all'interno. Con questo riesco a scorrere. 16:43 è l'ora UTC, 76% la batteria. Prima di aggiornare il firmware volevo provare il caricatore USB. Collegato il caricatore si intravede il LED di carica rosso da quella fessura. Ha rilevato un altro nodo, ecco che ne è arrivato un altro, quindi sta funzionando anche qui all'interno, probabilmente tramite il mio nodo che ho su in mansarda, che ancora non è arrivato. Nella confezione c'è anche questa etichetta con il MAC address, l'ID e il suo nome, il serial number e altre informazioni, e lo possiamo attaccare da qualche parte dove vogliamo. Per riprogrammare il dispositivo dobbiamo andare sul sito flasher.meshtastic.org, dobbiamo cercare il dispositivo, possiamo fare uso dei filtri, quindi per marca o per chipset. Il nostro è l'NRF 52840, infatti è questo SID Vio Tracker L1, oppure per marca, che è questo qui, SID Vio Tracker L1. Selezioniamolo, andiamo a collegare USB. Ok, si è acceso. Eccolo qui, tini USB serial, connetti. Il dispositivo è pronto, andiamo a vedere se vede l'unità connessa. Eccolo qui, Tracker L1,
Qui dovremo mettere il file che adesso andiamo a scaricare. Scarico F2, lo copiamo dentro direttamente in Tracker L1 e il dispositivo si è già riavviato con il nuovo firmware. Andiamo a vederlo. Eccolo collegato all'app. Sull'app vediamo tutti i nodi che sta collegando. Questo qui è il mio nodo che lo vede direttamente. Andiamo a vedere le informazioni che abbiamo sul display di questo firmware, che possiamo vedere la versione anche da qua, 2.7.7. Andiamo a vedere le schermate. Ho visto che il joystick è molto utile, possiamo andare avanti e indietro, su e giù e premerlo. Questi qui sono i nodi. Ancora non ha preso i satelliti perché siamo all'interno. Il nome del nodo, che ancora l'ho lasciato di fabbrica, la frequenza, medium fast, Europa 868. Firmware, acceso a 10 minuti, l'orologio, adesso è in formato UTC, possiamo andare a configurarlo anche da qui. Questo pulsantino qui va a spegnere la retroilluminazione quando siamo nelle schermate principali, così. Ripremendolo si accende, mentre invece quando siamo dentro una schermata fa l'ESC. Molto intelligente questo. Per configurare l'orologio bisogna premere il tasto centrale, cioè pigiare il joystick anziché su e giù, e andare in time zone e andare a selezionare Europa, quindi EU Central dovrebbe essere, e confermare. Ok, infatti adesso l'orario è giusto, 2018. Vediamo che qui 2018 è su tutte le schermate l'orario corretto. Stanno arrivando pian piano anche il nome degli altri nodi. Proviamo a mandare un messaggio al mio nodo, uno di quelli preconfezionati. Mando by, send, l'ho inviato. Mi sono accorto che ho commesso un errore, anziché mandarlo al mio nodo l'ho mandato sulla rete. Lo rifacciamo. Bisogna fare select destination e selezionare RG4T to RG4Tech, il messaggio, send message, ok, delivered to, qui mi ha detto che l'ha inviato. Colleghiamoci al mio nodo, quello è Massarda, ce l'ho collegato in rete ed è l'80. Ok, connesso al mio nodo, andiamo qui nei messaggi, eccolo qui, il primo in alto, Mestastic 99 a 8, 99 a 8. Adesso gli rispondo. Buonasera, mettiamo qui così vediamo anche questo. Invia. Ok, è già arrivato. Qui lampeggia la bustina. Eccolo qui. Messaggio from RG4T, buonasera. Adesso non ci resta che andare all'aperto a provare il GPS. Lo faremo prossimamente. Siamo giunti adesso al termine del video. Nel frattempo ho fatto anche la modifica del pulsantino di reset. L'ho abbassato in modo da non premerlo accidentalmente. Spero che questa serie di video su questi moduli LoRa ti sia piaciuto e ti sia stato utile, e noi ci sentiamo e vediamo nei prossimi video. Ciao!